Buongiorno, ehi, buongiorno. Guardate qua, ok? È una cosa meravigliosa. Dopo vi giro il video e ve lo faccio vedere dall'altra parte. Qui è tutto coordinato con i colori glicine e nostro, l'architettura. Ecco qua il meravigliosissimo Glicine, giovane, ha appena iniziato e mi ha ispirato. Ho fatto un mini schizzo, qui vi faccio vedere i colori che ho usato. Grigio, il grigio del 2026, il Random Grey, il mio antichissimo Ceruleum, un po' di fucsia, viola, violetto. E con cosa iniziamo, ragazzi? Si inizia sempre con il scioglimento della mano, perché siamo tesi, dunque quel foglio lì, che è un foglio di 640 grammi, ci mette un pochino l'ansia. E dunque se fai un po' di gocce prima va molto bene. Iniziamo con la fusione guidata. Questa fusione guidata è indispensabile per tenere insieme il dipinto, e anche se il foglio è 640, non avere paura e si procede con la fusione. La fusione è il nostro mezzo più forte, il cavallo di battaglia. Quindi innanzitutto dobbiamo essere coraggiosi per farla. I colori devono fluire insieme, lasciando i vuoti funzionali, come vedi qui nel lampione. I vuoti funzionali non sono nient'altro che il bianco della carta. Qui ad esempio sto facendo l'ombra sotto le scale e dunque la fusione è quello che possiamo anche chiamare lo scheletro del nostro dipinto, tiene proprio tutto insieme e qui c'è bisogno di tanta acqua, tanto colore e pochissima paura, quella non ci deve stare. Quindi procedi con l'acqua e fai fluire il tutto.
bianco. Il bianco nell'acquarello è certamente la carta, non c'è dubbio, nulla mi vieta e ti vieta di usare invece anche il bianco. Lo faccio abbastanza spesso. Qui ad esempio tiro anche delle linee dove il nostro glicine, che è una mega pianta, non è un fiorellino, si arrampica verso la casa. Qui facciamo un po' di depigmentazione, vuol dire che togliamo il colore, ma il bianco usalo, non è vietato, è solo vietato se te lo vieti tu. Puoi usare qualsiasi colore coprente. Io uso molto volentieri il bianco e il turchese, che sono tutti e due coprenti. Come invece uso anche molto volentieri questa tecnica della depigmentazione, quindi tolgo un po' di pigmento solo col pennello umido. Noti quanti bianchi ci sono sul foglio? Tutti quei bianchi sono bianchi della carta e sono preferibilmente da lasciare proprio bianchi per fare respirare il tuo dipinto.
Una volta asciutto il foglio, facciamo le finiture. Le finiture nel nostro acquarello sono molto importanti perché la finitura dà il muscolo al tuo acquarello. Se la velatura era lo scheletro che tiene tutto insieme, la finitura invece definisce tutti i dettagli che vuoi definire. Chi ama più il dettaglio definisce di più, chi lo ama di meno, come me, lo definisce di meno. Lo definisco solo fino al punto che l'occhio possa intravedere quello che gli voglio far vedere. Il mio acquarello è un acquarello dove lo spettatore ha tutto lo spazio che vuole per vedere quello che può e vuole vedere. Quindi non faccio troppi dettagli. L'atmosfera per me è più importante che il dettaglio. Qui tra poco noterai una cosa curiosa. Vedi che su a destra sto facendo una casa? Dopo invece mi sono accorta che era fin troppo grande. L'ho coperta con il colore bello denso. Quando scrolli un po' più avanti nel video lo vedi. Non è un problema. Non è un problema perché possiamo coprire un colore con un colore più denso. E così ho fatto, quindi ho espanso di più il glicine. Sono tutte correzioni che possiamo fare appunto con le finiture, anche se ci accorgiamo se abbiamo fatto un errore. Quella casa lì era troppo grande, ragazzi, quindi l'ho rimpicciolita e ci sta. E perché no? Lo possiamo fare se è a beneficio del nostro dipinto. Qui vedi che a destra è finita, è sparita la casa, l'ho rimpicciolita e aggiungo dei rami del glicine. Quindi a maggior ragione il nostro punto focale, il focus del nostro acquarello
è il lampione e tutto quello che gioca intorno al lampione, oltre alla profondità che ci dona la scala più l'edificio. Potrei aggiungere anche delle persone, però per adesso non mi andava. Qui sto definendo con il negativo colorato la base del lampione e si sfuma sempre. Quindi anche quando è asciutto posso ancora intervenire ed eventualmente inserire magari una coppia lì davanti alla porta, vedremo. Per adesso non c'è, ma una volta asciutto, ragazzi, puoi aggiungere quello che vuoi. Basta che non è troppo. Lasciamo respirare l'acquarello e respirare noi stessi. Quindi le finiture sono QB quanto basta. Ne puoi fare tante, ne puoi fare poche. Qui ne avevo aggiunte ancora alcune, ad esempio per definire il fondo, la base della casa. Se non avessi fatto quella linea lì, anche se piccola, tutto l'edificio mi volava via, quindi quelle piccole cose bisogna farle. Quindi finiture QB a tuo gusto.
Ma cosa potrei fare senza il mio Aqua Glance della Schminke? Lo uso sempre. Ognuno avrà i suoi preferiti. Io ho questo. Cosa mi dà questo? Dà una velatura leggerissima sul tuo dipinto. Aggiunge luce. Quindi io ho due cose che aggiungo quasi sempre. Uno è questo Aqua Glance, solo per la luce, brillantezza. Secondo, l'hai già visto un po' prima nel video, invece è il turchese che mi contraddistingue, è quasi in tutta la mia opera, tutti i diversi acquarelli. Qui una carrellata dall'alto al basso dell'acquarello finito, molto atmosferico trovo, pochi colori, tanto bianco.